imparare il tango a Buenos Aires? Io ci ho provato ed è esilarante come pensi. Stiamo per mettere piede in una delle città più vivaci del Sud America, Buenos Aires, e lasciami dire che quello che è successo dopo non me l'aspettavo. Per provare il tango mi sono tuffata in una lezione di immersione totale di 10 minuti e naturalmente l'ho documentata con alcune foto dove i tangheri, i ballerini professionisti di tango, mi hanno guidato al ritmo di Comparsita, che ridere. Teoricamente un principiante arriva ad un livello intermedio in 1 o 2 anni, a un livello avanzato in 3-4, master in 5 e poi diventa maestro. Io ho fatto tutto in 10 minuti e chiaramente mi sono divertita tantissimo. In questa avventura, come vedi dalle foto, ero accompagnata da un collega peruviano conosciuto sulla Norwegian Cruise Line durante uno dei miei primissimi incarichi in Sud America. Essendo la mia primissima volta a Buenos Aires, con il mio collega ci dirigemmo alla Boca per ammirare il Caminito, una strada che è una sorta di museo a cielo aperto, piena di edifici dai colori vivaci e dove spesso si vedono i ballerini di tango esibirsi in modo improvvisato per le strade. L'atmosfera era indescrivibile, aveva così tante sfaccettature, per me che avevo viaggiato così poche volte e mai così tanto lontano da casa. Sicuramente raccomando una visita alla città di Buenos Aires. Ho adorato la città così come i ballerini di tango per le strade nelle piazze accoglienti dagli ampi viali. Ad un turista consiglierei vivamente il Rojo Tango Show all'arrivo a Buenos Aires, dove il ballo e il cibo sono di primissima qualità. Naturalmente sulla nave potrai assistere ad alcuni spettacoli di tango e non solo quando viaggi in Sud America. Infatti il Tango Show è una delle attrazioni più popolari sulle navi classe Radiance di Royal Caribbean International, che oltre allo spettacolo serale nel teatro principale della nave ne offre anche un assaggio di 15 minuti nel Centrum, seguito dalla lezione di tango con i ballerini professionisti. Il tango a bordo delle navi viene eseguito da professionisti eccezionali che lasciano il pubblico senza fiato con la loro abilità, tempismo, passione e resistenza. L'intensità e la precisione dei ballerini, dei cantanti e dell'orchestra dal vivo ti condurrà in un viaggio meravigliosamente coreografato attraverso la danza più celebrata dell'Argentina. Il tango di Buenos Aires è uno dei più bei ricordi che ho del mio viaggio in Sud America ed il Sud America è uno dei più bei posti che io abbia mai visitato. Ricordo che viaggiavo a bordo della Norwegian Sun, una nave che può portare fino ad un massimo di 2400 passeggeri e 906 crew impiegati. Per qualche compagnia di crociera ci sono le procedure di check-in, in quanto Buenos Aires è anche uno dei porti di imbarco. Se visiti la città durante un incarico, ti consiglio vivamente di pianificare una visita anche se hai tempo limitato. Te ne innamorerai, ti imbatterai in un'atmosfera unica nel suo genere. Non so come descriverla, forse perché Buenos Aires ha così tante sfaccettature, tra le altre è sensuale, alla moda, incredibilmente artistica e popolare. Forse deriva dalle persone, da come si vestono, da come parlano, camminano e si muovono, dal traffico, dall'architettura eclettica che spazia dalle graziose case coloniali, dai colori vivaci, agli edifici signorili, ai grattacieli in acciaio e vetro, agli splendidi murales, alle pittoresche strade acciottolate, agli alberi bellissimi ovunque, ai mercati all'aperto, ai ballerini di tango per le strade.
tango? Qual è la cosa più divertente che ti è mai capitata in uno dei tuoi viaggi? Scrivimelo nei commenti qua sotto, in modo da condividere la tua esperienza con il resto della community. Spero proprio che ti sia divertito a guardare il video tanto quanto io mi sia divertita a realizzarlo. Intanto, in quale porto di scalo vorresti che andassimo la prossima volta? Fammelo sapere nei commenti e lasciami un like. Questo non dimenticarlo, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!